Ciao a tutti e benvenuti su Outdoor Beginners. Io sono Alessandro, siamo su Monte Ceceri a Fiesole vicino Firenze. Amo il bushcrafting e l'escursionismo fin da quando sono bambino e andavo in montagna con mio papà e mio nonno. Avevo un po' accantonato questa passione e cercavo un pretesto per riprenderla, recensire l'attrezzatura che porto con me, condividere con voi le mie piccole avventure e le tecniche che utilizzo. Lo strumento fondamentale per le attività outdoor per me è il coltello, però è molto difficile scegliere un coltello soprattutto all'inizio. Ci sono di vario tipo, a lama fissa, chiudibili, di vari prezzi, da 5 euro a 500 euro. Sicuramente per iniziare conoscerete dei marchi famosi come il famoso coltellino svizzero o i coltelli fissi svedesi. Da un paio d'anni ho fatto una scoperta molto interessante di questo marchio che si chiama Rake, si scrive Ruike, è un brand molto nuovo ed è prodotto in Cina. Un paio di mesi fa ho scritto all'azienda congratulandomi con loro per l'altissima qualità dei loro coltelli e anche per il prezzo contenuto. Peccato che questi coltelli sono non molto conosciuti in Italia. Ho parlato di loro del progetto Outdoor Beginners, a questo punto hanno deciso di darmi l'opportunità di testare alcuni dei loro coltelli. E adesso li andiamo a vedere. Già partendo dal packaging si vede la qualità del prodotto, sono molto ben confezionati, c'è una grafica accattivante, ognuno è racchiuso con la sua bustina, con le sue istruzioni, c'è una targhetta vicino ad ogni coltello e il fogliettino della garanzia. Il primo coltello che andremo a vedere è questo, che è un chiudibile del modello P135 SF. Questo coltello ha il sistema di apertura flipper, ha un movimento molto fluido perché all'interno ha dei cuscinetti a sfera, il che lo rende molto facile da aprire e chiudere, ma anche molto robusto, senza nessun tipo di gioco e senza nessuna incertezza. L'acciaio con cui è fabbricato questo coltello è il Sandvik 14C28N, un acciaio di produzione svedese molto famoso e di ottima qualità, che costituisce tra l'altro un upgrade rispetto al 12C27 che è quello più conosciuto. La lama di questo coltello è stato temperato alla durezza di 58-60 HRC, che è un'ottima durezza per tenere il filo a lungo ma anche essere abbastanza facile da affilare. La Rake inoltre effettua un trattamento criogenico sull'acciaio, il che ne migliora di molto le caratteristiche strutturali. Il peso del coltello è consistente, abbastanza pesante, dovrebbe essere 167 grammi, quindi un coltello da un peso importante, però la robustezza ne giustifica il peso. L'impugnatura è molto comoda, ha una zigrinatura sul dorso per poterlo impugnare in questo modo, ma può tranquillamente essere impugnato anche al contrario. C'ha il sistema di apertura e chiusura frame lock e inoltre ha questo blocco sul frame lock che permette anche di prevenire le chiusure involontarie, che è una cosa molto carina che non si vede su molti coltelli. Sul retro ha una clip per bloccarlo sulla tasca. Di fabbrica arriva molto affilato, come possiamo vedere dal test fatto sulla carta. Ha un'ottima affilatura e anche molto rifinita. Il design è molto bello, particolare, spigoloso ma non è fastidioso da impugnare, bello solido. Questo secondo coltello è un coltello a lama fissa, è un modello, come si dice in gergo, full tongue, ovvero la lama percorre anche il manico, quindi dà una maggiore robustezza. L'acciaio utilizzato per questo modello, che è l'F815J, è sempre il Sandvik 14C28N, che è più o meno un acciaio che la Rake utilizza come standard medio-alto per tutti i coltelli che produce, tranne eccezione della fascia più bassa e la fascia più costosa. L'impugnatura è molto comoda,
ha la possibilità di fare questa presa col pollice, ma si può tranquillamente prendere anche con l'impugnatura al contrario. Anche questo è temperato a 58-60 HRC e al trattamento criogenico, quindi pensato per durare molto. Vediamo questo anche come affilatura, arriva da fabbrica molto affilato, come possiamo vedere sul testo sulla carta, e dovrebbe essere anche abbastanza facile da riaffilare con una normale pietra. Il manico è realizzato in G10, ovvero una fibra di vetro e resina che ha un ottimo grip ed è molto resistente anche all'usura. L'interno del manico è vuoto per alleggerirne il peso e ha un ottimo bilanciamento e molto piacevole da tenere in mano. Ha una custodia in ABS senza nessun tipo di blocco, ma come si vede il coltello non esce via anche se si è agitato, quindi è un'ottima chiusura e si estrae tirando con il pollice e tirandolo via. Molti preferiscono i foderi in Kydex, ma questo fodero in ABS è molto robusto, ha sotto un forellino per la fuoriuscita dell'acqua e della condensa che evita che ristagni all'interno e ha la clip per essere montata sulla cintura. La particolarità di questa clip, che è un sistema da loro brevettato, è che la clip è orientabile attraverso questa levetta, quindi uno può decidere in che posizione indossarlo, se così o così, a vari blocchi. Questo rispetto all'altro è più comodo da impugnare sicuramente, però ovviamente è anche un po' più leggero, quindi quando si batte affonda un po' meno. Il manico ha due fori all'interno del quale si può far passare il paracord per fare un cordino, o a volte qualcuno lo fa per creare una presa più sicura, e inoltre ha anche due fori sul fodero per passare il paracord, alla quale si può fissare qualche cosa, oppure volendo uno può smontare anche la clip e far passare il paracord all'interno dei fori e montarlo in un altro sistema con uno zaino. L'ultimo coltello che vediamo è il modello M875 TZ. Questo è uno dei coltelli di punta dell'azienda Rake ed è realizzato con materiali di particolare pregio. Il manico è realizzato in titanio TC4, quindi il coltello è molto più leggero del precedente, ma conserva comunque la robustezza, ha comunque i cuscinetti all'interno per avere un'apertura e chiusura leggerissima, e la lama questa volta è realizzata invece in acciaio N690 Co, ovvero cobalto. Questo è un acciaio superiore al 14C28N, anche se è stato temperato comunque alla durezza di 58-60 HRC, perché comunque è una durezza che ha un buon compromesso tra resistenza e facile da affilare. Questo è un acciaio tra l'altro utilizzato anche da un famoso produttore di coltelli italiano che produce coltelli molto costosi. Nonostante ciò, invece, questo coltello della Rake ha un prezzo comunque accessibile, che ovviamente più alto rispetto a quelli precedenti, ma ha delle caratteristiche molto interessanti. Anche questo ha un sistema di apertura flipper, quindi basta spingere su questa sporgenza per aprirlo. Ha un'apertura facilitata perché ha all'interno i cuscinetti come l'altro, quindi facile da aprire ma anche molto robusto. E anche questo ha il sistema di blocco frame lock. E inoltre ha un'ulteriore sicura che loro chiamano beta lock, che è questo pulsantino che spostato in questa posizione qua impedisce al frame lock di rientrare e quindi di prevenire le chiusure accidentali. Per le caratteristiche del materiale, questo coltello rispetto al precedente è molto più leggero. Sembra di avere un coltello con manico d'alluminio, ma in realtà il titanio è sicuramente più resistente rispetto all'alluminio. Ha alcuni inserti in G10 per renderlo un po' più accattivante e carino. Anche questo arriva di fabbrica molto affilato, come possiamo vedere nel taglio della carta. Anche questo è un acciaio abbastanza facile da riaffilare, ma con una buona resistenza sia al taglio sia all'usura e agli agenti atmosferici.
per concludere, che dire, la Rake fa dei coltelli molto interessanti ad un prezzo accessibile. Io il primo che ho comprato più di 2 anni fa è questo qua ed lo trovai molto interessante. Ho scoperto questo brand che è la stessa azienda che produce le famose torce a LED Phoenix, quindi già conoscevo l'alta qualità delle torce e ho voluto provare i loro coltelli e devo dire che ne è valsa veramente la pena. Sui coltelli che abbiamo visto, diciamo questi 3 modelli costituiscono un po' una buona varietà. Il primo che abbiamo visto che è molto pesante, però è anche molto robusto, quindi si può tranquillamente utilizzare come se fosse un coltello a lama fissa, anche perché c'è il blocco ed è molto una bella grandezza, una bella impugnatura. Il prezzo di questo si attesta poco più di una cinquantina d'euro, sui 60-65 in base al venditore. Poi sicuramente come coltello a lama fissa prodotto dalla Rake non è per niente male, perché è molto leggero, è molto robusto, fatto di un buon acciaio, molto versatile per la custodia, quindi è l'ideale da portare con sé, soprattutto se si vuole un coltello che fa un po' tutto, perché è robusto a lama fissa ma non è molto grande, quindi tranquillamente si può indossare senza sentirne troppo il peso. E poi l'ultimo è per chi vuole testare un coltello di fascia più alta. Questo qua tra l'altro ho la fortuna di poterlo recensire perché in Italia non ho trovato ancora chi lo distribuisce, ma ho visto che ad esempio si trova in alcuni store in Germania e il prezzo si attesta sui circa 130-140 euro, che sembra tanto, però in realtà per la linea di questo coltello con manico in titanio, acciaio N690 a cobalto è un prezzo molto concorrenziale sulla fascia di mercato su cui si va a posizionare. Quindi questo sicuramente è un upgrade rispetto all'altro chiudibile perché è più leggero, ad un acciaio superiore, ma ovviamente ha un costo superiore. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale YouTube, mi trovate anche su Instagram e su Facebook, Outdoor Beginners. Se avete altre domande scrivetemi in privato o nei commenti, trovate inoltre il link dei prodotti in descrizione. Alla prossima!